Questa stampante mi ha dato veramente un sacco di soddisfazioni, anche di serie, ma era da veramente molto tempo che non rimettevo mano seriamente ad una macchina sia al lato software sia al lato hardware e sono veramente soddisfatto dei risultati raggiunti, ma soprattutto anche da tutte le pratiche funzioni implementate al display e al firmware. Oggi vi faccio vedere tutti i passaggi che ho fatto per l'installazione delle varie componenti che ho aggiunto, come ad esempio l'estrusore Mera e il BL Touch, oltre che ad una serie di altre piccole accortezze a mio avviso molto utili. La parte del software del display e del firmware della scheda madre preferisco anzi trattarla in un video più specifico. Nel caso in cui non sia ancora uscito vi chiedo di pazientare un poco. Al momento della pubblicazione di questo video sto ancora testando il software che fa funzionare tutta la baracca, anche se i risultati effettivamente sono già più che buoni. Inoltre, se vi va di supportare questi progetti e rimanere sempre aggiornati sulle varie uscite di questi video dedicati alla stampa 3D, vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale spuntando la campanellina. Questo è il miglior modo che avete di supportarmi. Ho appena acquistato la stampante. Mi consigli di cimentarmi negli upgrade? Allora, se l'avete appena acquistata o a maggior ragione è la vostra prima macchina, secondo me no. A mio avviso la cosa migliore da fare è imparare prima ad usarla al meglio e cercare di capire quello che cercate dalla vostra stampante. E poi, una volta che non state più nei limiti della Sidewinder, originale, oppure cercate di migliorare quello che è già un buon prodotto, allora possiamo pure procedere al Pimp My Stampante 3D. Vabbè. Prima di vedere il come vi spiego un po' cosa voglio farci e che cosa voglio metterci sopra. Innanzitutto ho voluto cambiare l'estrusore originale in favore di un prodotto veramente molto interessante di E3D, ovvero l'Emera. È un oggetto piuttosto costosetto ma che vi garantisce una qualità della componentistica ottima e la possibilità di aggiornare il gruppo Tend con qualcosa di ancora più performante, come potrebbe essere ad esempio un Vulcano o qualsiasi altra cosa compatibile con l'ecosistema Emera. Oltre che se avete bisogno di aggiungere qualsiasi cosa tra virgolette proprio sull'Emera, quindi utilizzarlo come supporto, potete farlo senza alcun problema. Altro motivo per cui ho scelto questo prodotto è che in verità lo acquistai durante i primi giorni del 2020 ed è rimasto lì nell'armadio per mesi e mesi, scusate, me ne vergogno. A mia discolpa stavo aspettando la macchina giusta su cui montarlo. Tornando al discorso principale, altra cosa che reputo molto comoda su, una macchina di queste dimensioni è una sonda di autolivellamento. Anche qui ho preferito scegliere un componente che avevo direttamente in casa, ovvero il BL Touch della Triangle Lab. Nei precedenti upgrade vi ho sempre spronato, tra virgolette, ad acquistare gli originali, ma a questo giro ho voluto testare la bontà Triangle Lab ad un prezzo nettamente inferiore dell'originale. Premessa sul BL Touch. La community è divisa tra chi non lo vuole e quindi rimane sul mesh bed leveling e viceversa. Per spezzare una lancia in favore del BL Touch vi dico che molte persone hanno avuto, cattive esperienze con esso perché generalmente si vanno ad acquistare i cloni economici di cui il mercato fondamentalmente è pieno e, come vi ho sempre detto, portano con sé delle problematiche di varia natura, come l'usura o la non ripetibilità, vanificando di fatto la sua funzione principale. Detto ciò, vedete voi cosa vi torna meglio e che cosa preferite. Non c'è una scelta giusta o sbagliata. Secondo la mia esperienza, la sonda di autolivellamento è veramente un arnese pratico, ma ripeto, non è una cosa universalmente condivisa e va bene così. Altro componente che mi sono fatto mandare direttamente da Zipon è lo Z-Flex, ovvero un piatto flessibile magnetico di veramente un'ottima qualità. A differenza di altri prodotti, esso ha una forza magnetica veramente impressionante che vi evita imbananamenti indesiderati. Ho scelto di bypassare il piano Ultra Base perché soprattutto su stampe grandi rimuovere i pezzi diventa difficoltoso e anche, tra virgolette, pericoloso.
mentre invece con questo piatto pieghi e rimuovi il tutto. L'ultimo upgrade hardware da acquistare sono le barre stabilizzatrici dell'asse verticale, quindi roba che trovate tranquillamente in ferramenta. Non sono altro che delle barre filettate M10 con i relativi dadi. Poi c'è altra minuteria, come ad esempio connettori JST, una ventola 50x15, mi raccomando a 24 volts, poi viterie varie di tipo M3, M4 e M5 e diciamo le solite cose. In ogni caso vi lascio tutti i link in descrizione per le cose che ho utilizzato. Chiaramente dovremmo stampare anche un po' di pezzi in 3D, se no che divertimento ci sarebbe. Io ho scelto di usare per tutte le parti PETG Prusament arancione. Credo che sia ovvio il motivo. Le parti che dovranno stare tra virgolette al caldo, come i nuovi supporti del gruppo estrusione, consiglio di farli comunque in PETG di qualità e non materiali strani che fondono a temperature da PLA. E sì, mi riferisco a quei PETG Plus e similari. Le parti che tengono le barre invece potreste farle anche in PLA, ma onestamente già che ci siamo le farei col solito materiale di prima. Per quanto riguarda gli infill sono stato al 100% sulla stabilizzazione verticale, mentre invece ho abbassato il riempimento al 25% per il carrello, per evitare insomma di piazzarci sopra troppo peso. Per il firmware invece vi accenno subito che è basato sulla versione di Marlin 2.0.7.2 al momento della stesura del video, ma col tempo si può aggiornare il firmware e il firmware del display, che ricordo essere separati e distinti, è stato leggermente modificato da una versione trovata online, ma vi garantisco che è veramente ben fatto e che ha funzioni automatizzate per ad esempio la calibrazione dell'estrusore, oltre che ai vari parametri EEPROM. Prima di questo reputavo il firmware della Ghost il più completo in assoluto, ma ora vi lascio tutte le caratteristiche al video dedicato all'installazione. Comunque, andando nel concreto del video, come prima cosa ho buttato in stampa tutte le componentistiche richieste per fare l'upgrade. Attenzione, quando farete i supporti per le barre stabilizzatrici che si applicano sulla base, nella cartella del progetto troverete un solo tipo di file, ma in realtà dovete prima importarne uno e tenerlo così sullo slicer. Il successivo che importerete, mi raccomando e vi ricordo di specchiarlo, perché per ovvie ragioni sarà speculare. Vi dico ciò perché io ne ho buttati in stampa 2 senza pensarci e chiaramente il tutto non era compatibile. In ogni caso vi lascio tutti i relativi link in descrizione. Una volta che avrete tutti i pezzi dovrete fare una piccola modifica sui collegamenti della scheda madre. Questo passaggio ovviamente serve solo e soltanto se volete installare il BL Touch. Un'altra cosa importante, queste operazioni vanno fatte tutte con la macchina spenta e scollegata dall'alimentazione di rete. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. Quindi posizionate su un fianco la stampante e svitate tutte le viti che tengono in posizione il pannello. Mi raccomando, non strappatelo subito perché ci sarà il cavetto che collega la ventola poi alla scheda madre. Una volta tolto dovremo sostanzialmente spostare l'ubicazione dei cavi che di serie alimentano e pilotano il LED RGB del carrello. Questi nuovi collegamenti ci serviranno per alimentare e pilotare correttamente il BL Touch. Il primo connettore, e nel mio caso il più facile da modificare, è il JST a 3 poli di colore marrone, che poi andrà inserito come da foto/video qui in sovraimpressione sui pin più in alto. Prendete come riferimento la sporgenza del connettore. Poi dovrete cercare di liberare il plug verde di sinistra per andare ad inserire il connettore nero che abbiamo appena liberato. Nel mio caso, per colpa della colla a caldo, ho dovuto sradicare il connettore plastico presente sulla scheda madre, per poi ovviamente andarne a reinserire un altro che avevo già. C'è un motivo per cui odio la colla a caldo. Potrete anche utilizzare il suo connettore originale, ma io per sicurezza ho preferito crimparne uno adeguato al connettore. A prescindere dalle vostre scelte, inserite l'ultimo plug nel pin in alto. Una volta fatto ciò, potete ricollegare la ventola dello chassis e richiudere il coperchio. Post scriptum, allora molti di voi hanno riscontrato dei problemi nell'upload del firmware
quindi forse è il caso di eseguire ora l'operazione di upload dello stesso. Vi dico ciò perché in determinati casi, come ad esempio il mio, non c'è stato assolutamente verso di fare l'upload del software della scheda madre senza andare, diciamo, a toccare la parte elettronica. So benissimo che esistono svariati metodi per uploadare il firmware senza toccare connettori o altro, ma li ho provati tutti fino allo sfinimento. E su un'altra Sidewinder identica che ho provato è andata alla prima, e è proprio quella del video mio ad essere bastarda. In ogni caso usate questo metodo solo ed esclusivamente come extrema ratio, perché in genere dovrebbe funzionare, tra virgolette, il metodo standard, ma in caso di problemi dovrete staccare momentaneamente un connettore JST a 2 pin che collega la scheda madre al display frontale. In ogni caso, avendo questo problema, io ci ho messo un interruttore perché sviluppando quotidianamente i vari firmware eccetera, non ho voglia davvero di smontare la macchina ogni 2x3. Comunque, come ho introdotto prima, farò un altro video più approfondito. Comunque, dopo aver sistemato elettronica e firmware, ho montato prima l'estrusore Mera e poi le barre stabilizzatrici, ma diciamo che è una cosa che ho fatto un po' a braccio, quindi vi spiego come secondo me è meglio fare. Una volta che avrete stampato i 6 pezzi richiesti per fare questa modifica, montate i supporti inferiori con i relativi dadi installati al loro interno, poi sfruttate sempre i soliti inserti per le parti da posizionare in cima all'asse Z, dopodiché inserite le barre segnando il punto preciso dove volete andarle a tagliare. Mi raccomando, lasciateci un po' di margine e dopo vi spiego il perché. Una volta fatto ciò, tagliate le barre filettate con un seghetto o qualsiasi altro utensile adeguato. Piccolo consiglio: lasciate sulla barra dei dadi, così che quando avrete finito il taglio vi aiuteranno a rifilettare nuovamente la barra. Anche se dal punto di vista pratico e strutturale li reputo ottimi, i modelli che ho trovato io non erano un granché, perché hanno fatto gli incastri dei dadi in entrambi i lati e ciò non permette una corretta regolazione della squadra, quindi ci ho messo una rondella e ho bypassato il problema. Mi raccomando, quando regolerete il tutto verificate che l'asse verticale sia il più possibile perpendicolare all'asse del piano. Ok, adesso passiamo alla modifica effettiva del carrello. Smontate tutto il blocco originale conservando, oltre alle viti, la scheda e la ventola di dissipazione, non la blower. Questi pezzi ci serviranno per montarli sui nuovi componenti. Montate sul supporto posteriore il bielle touch con 2 viti e relativi dadi tipo M3. Vi consiglio vivamente di usare dei dadi autobloccanti onde evitare indesiderate perdite. Ho apprezzato molto questo modello perché la sonda è nascosta, diciamo, dietro al gruppo di estrusione e si trova precisamente in linea con il nozzle. Sempre attraverso viti M3 di adeguata misura montiamo la scheda al supporto ad L e, facendo passare il cavo della ventola appena installata nell'apposita guida, avvitiamo anche l'estrusore Emera. Come potete vedere, tutti i cavi sono più o meno guidati e ottimizzati. Adesso, nel pezzo dove abbiamo attaccato la sonda di autolivellamento, inseriamo negli appositi alloggi dei dadi di tipo M4 che ci serviranno per il fissaggio finale. Arrivati a questo punto, fissiamo quest'ultima sul carrello in metallo sfruttando le viti originali, 2 sopra e una sotto. Posizioniamo anche il blocco di estrusione sulla parte appena posizionata e fissiamolo saldamente utilizzando altre 4 viti sempre di tipo M4. Adesso facciamo tutti i collegamenti elettrici, come ad esempio quello del motore di estrusione. Io mi sono fatto tanti problemi a voler tagliare, crimpare il riscaldatore e sonda termica delle Mera, ma in realtà si potevano buttare dentro anche senza modifiche. Giustamente le cose si scoprono solo dopo. Comunque, come vi dicevo, il bielle touch va collegato dove prima era posizionato il LED RGB. Quindi prendete i connettori maschio-maschio che generalmente sono inclusi nella scatola del sensore e inseriteli come da figura.
il B va al giallo, il G va al rosso, l'R va al marrone e il meno va al bianco. Il nero del BL Touch lasciatelo pure sopra, non collegato. Il cablaggio in eccesso del sensore io l'ho nascosto tra il motore di estrusione e la parte in plastica stampata. Adesso montate sia la staffa di supporto sia il convogliatore d'aria per la ventola blower 5015. La ventola al supporto si monterà con le classiche viti M4, mentre invece per attaccare il tutto all'estrusore e mera dovrete inserire i dadi nell'alloggiamento esterno del motore per poi andare ad avvitare il tutto con viti M3. Ovviamente regolate l'altezza della ventola in modo tale da non soffiare direttamente sul blocchetto, ma chiaramente neanche che strusci sul piatto. Adesso, visto che dovremo aver smesso di armeggiare con l'hardware pesante, possiamo, diciamo in sicurezza, applicare il nuovissimo piatto magnetico. Come dicevo, ringrazio Zippon che sono stati super gentili e super veloci a farmi avere il piano dopo che ho esposto loro questo progetto di upgrade. Comunque nella confezione troveremo, oltre al manuale, tutto il necessario per una corretta applicazione. Io ho rimosso gli adesivi presenti sul piano in vetro originale, pulito il tutto con la salvietta inclusa e poi, piano piano, ho applicato il tutto facendo attenzione a non lasciare bolle. Ho apprezzato un sacco questo piano e sono stato io a richiederlo, proprio perché, a differenza di molti altri prodotti, ha dei magneti posti sia sulla base che sul piano flessibile e diciamo che reggono temperature abbastanza elevate. Inoltre vi dico, non ho mai avuto problemi di adesione. L'unica cosa è che, come mi suggeriscono dalla regia, la superficie è piuttosto delicata, quindi bisogna cercare di starci attenti per non rovinarla. Un piccolo consiglio: in teoria il nuovo firmware dovrebbe usare il BL Touch come end stop dell'asse Z. Nella versione di Marlin che ho modificato, però, ho riscontrato un po' di bug ad esso relativo e a mio malgrado per poco non mi ritrovo il nozzle sotto barra dentro il tavolo. Questo perché dopo aver fatto una stampa ne ho riavviata una identica e deve aver preso una home sbagliata e ha bypassato l'end stop con BL Touch. Quindi, visto che il piano magnetico vi aggiunge, diciamo, qualche millimetro, il mio consiglio è quello di spostare leggermente l'end stop dell'asse Z, così che in caso di problemi si dovrebbe fermare. Chiaramente non è una soluzione definitiva e spero mano a mano che Marlin diciamo abbia sempre meno bug. Ok, in teoria se abbiamo fatto tutto come si deve, passiamo all'accensione. Ho voluto darci un micro tocco personale nella prima fase di boot, ma in ogni caso, se non vi piacesse, potete tranquillamente sostituirlo con poco, e in ogni caso ve lo spiego nell'altro video. Comunque, estetica a parte, il nuovo menu sarà decisamente più completo rispetto a quello originale. Una delle prime cose che secondo me sono da fare appena installato il tutto è quello di testare il corretto funzionamento degli assi, dei vari homing, end stop, eccetera. Una volta che avrete verificato la piena funzionalità della macchina, allora potete procedere alla calibrazione degli step. Il bello di questo firmware del display è che dovrete semplicemente inserire un filamento, segnarne 120 mm, far partire l'estrusione chiaramente con il nozzle caldo, misurare la distanza e poi inserire il valore trovato nel display e lui vi farà il calcolo in automatico dei nuovi step da inserire in EEPROM. È bellissimo. Dopo questo potrete procedere al livellamento del piano tramite la creazione della mesh. Il firmware del display vi permette di farla sia col BL Touch sia con il classico sistema Mesh Bed Leveling. Nella mia versione chiaramente sarà tutto automatizzato, quindi facendo partire l'auto bed leveling il BL Touch inizierà a prendere svariati punti nel piano che poi voi in un secondo momento potrete visualizzare e editare all'occorrenza nell'apposito menu. Dopo che avrete finito questa operazione, non dimenticatevi di salvare la EEPROM, questo anche con gli step. Potete tranquillamente lanciare la prima stampa per regolare in tempo reale lo Z-Prob Offset con la funzione Baby Step, così da avere un primo layer perfetto. Il firmware ha veramente un sacco di altre funzioni come il controllo diretto dei parametri EEPROM, seriale per inviare e ricevere G-code, stato dei sensori, eccetera.
ma di questo ne andremo a parlare nel video specifico. Intanto comunque vi lascio tutto l'occorrente per fare questa modifica in descrizione. Insomma, io devo dire che con questi upgrade sono rimasto veramente molto soddisfatto, a tal punto che praticamente è diventata la mia macchina principale sotto certi aspetti. La qualità è migliorata, ma soprattutto l'esperienza di utilizzo, la praticità e la ripetibilità è diventata nettamente superiore. Ovviamente non mancano problemi relativi al firmware Marlin, ma come vi dico sempre, è sempre una cosa in via di sviluppo. Quindi col tempo potrò prendere la configurazione del firmware da me configurato e copiarla in una nuova versione di Marlin, magari priva di bug. Ok, io credo di avervi detto tutto a riguardo. Se comunque ci fosse, come sempre, qualsiasi cosa, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e soprattutto se avete anche degli altri consigli, se avete fatto già voi delle modifiche sulle vostre macchine, eccetera, eccetera. Chiaramente sfrutterò l'occasione di questi due video, quindi prima di questo approccio un po' più hardware e poi quello del software, magari per andare anche un pochino a rispondere ad eventuali dubbi che sicuramente avrò tralasciato in questo video, perché chiaramente qualcosa ci si dimentica sempre. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando, se così fosse lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate, mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo al prossimo video.